go! Konnichiwa, sono Serena des! Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di appunti di viaggio. Oggi volevo parlarvi di 10 capitali europee molto economiche nel caso vogliate organizzare un viaggio o un weekend magari in Europa e non volete spendere tantissimo. La mia lista si basa su varie ricerche che ho fatto, siti. Ovviamente io non ho visitato tutte queste città, ma un giorno mi piacerebbe, e adesso che so che costano così poco sinceramente ci sto facendo un pensierino. Prima di cominciare vi ricordo che se volete sottotitolare questo video potete farlo, e poi scrivetemi su Facebook in privato così io potrò ringraziarvi a dovere. Il vostro nome sarà inserito nella descrizione. Vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella per non perdervi neanche un aggiornamento. Ma cominciamo! La lista va dalla più cara alla più economica. I prezzi sono intesi per cibo, attrazioni, trasporti e notte in ostello. Non ho contato ovviamente i prezzi per arrivarci, perché quello dipende un po' dalla compagnia aerea che scegliete e da dove partite. Diciamo che sono soluzioni ottime per i backpackers. La numero 1 è Tenerife. Tenerife è un'isola situata nell'Atlantico appartenente alla comunità delle Canarie di Spagna. Essendo in Spagna la moneta locale è l'euro e in una giornata potete spendere all'incirca 45 euro. La numero 2 è Santorini. Santorini fa parte della Grecia ed è l'isola più meridionale dell'arcipelago delle Cicladi nel mare Egeo. Anche qui la moneta locale è l'euro e per un giorno le spese variano sui 40 euro circa. Santorini l'aggiungo assolutamente alle prossime mete da visitare. Continuiamo con Istanbul. La capitale della Turchia è una città molto bella che ha una particolarità che la rende unica in tutto il mondo. È divisa a metà e sta sia in Europa che in Asia. È l'unica città ad essere su due continenti differenti. In Turchia c'è la lira turca. Un euro equivale a 4 lire all'incirca. In un giorno potreste spendere 35 euro. La prossima sulla nostra lista è Riga, capitale della Lettonia. Si trova sul Mar Baltico alla foce del fiume Daugavas. Spero di averlo pronunciato correttamente. In Lettonia c'è l'euro e in un giorno potreste spendere 33 euro circa. Al quinto posto c'è Varsavia, capitale della Polonia. La moneta locale è lo zloty polacco e una giornata qui vi costa all'incirca 31 euro. Per quanto riguarda il cambio, un euro è circa 4,24 zloty. Iniziamo quindi ad entrare in una lista di paesi la cui moneta principale non è l'euro e quindi il risparmio è ancora più grande. Sarajevo, capitale della Bosnia-Herzegovina. La moneta qua è il marco bosniaco. Un euro sono tipo 1,95 marchi e un giorno qui costa circa 29 euro. Budapest, capitale dell'Ungheria, che io ho visitato nel 2008 ed è assolutamente un gioiellino. Qui si paga con i fiorini ungheresi e un euro vale circa 311 fiorini. Infatti qua potreste spendere circa 27 euro al giorno. Bucarest invece è la capitale della Romania. La moneta qua è il leu di Romania. Un euro vale circa 4,5 leu e qua potreste spendere circa 26 euro al giorno. Torniamo in Polonia con Cracovia. È un'altra città molto grande di questo stato. Conta più di 8 milioni di visitatori l'anno. Un giorno qui vi costa circa 25 euro. E la città più economica in Europa che potrete visitare è Sofia. Sofia è la capitale della Bulgaria, dove si paga in lev bulgari. Un euro sono circa 2 lev. Un giorno in questa città vi farà spendere all'incirca 24 euro. È super economica. Bene, la mia lista si conclude qui. Spero di avervi dato qualche consiglio di viaggio, magari anche per quest'estate. Fatemi sapere se avete visitato qualcuna di queste città o se avete delle altre città economiche da consigliarmi. Scrivetemi un commento qua sotto. Io vi saluto e ci vediamo probabilmente venerdì con una live da Hong Kong. Ciao!